Dicono che ci sono 7 milioni di nervi nel corpo umano e la sua struttura permette di trasmettere segnali tra le diverse parti del corpo. Ciao, sono Federico Florian e il video di oggi è dedicato alle centrali di comando negli impianti con motore digitale Roger Technology, quello che possiamo definire il nostro sistema nervoso. Il sistema nervoso umano ha la capacità di far viaggiare ad altissima velocità le informazioni all'interno del corpo umano, permettendoci di compiere un'azione specifica conseguentemente all'informazione raccolta. Immagina di mettere una mano su una superficie troppo calda. Nel momento in cui il tuo sistema nervoso manda l'informazione al cervello, ecco che d'istinto andrai a togliere la mano. Abbiamo sognato un motore efficiente e preciso, e lo abbiamo ottenuto grazie alla potenza di calcolo del microprocessore, il quale ci consente di sapere perfettamente dov'è l'automazione in ogni millisecondo e di dare conseguentemente uno stimolo adeguato. Questa tecnologia è necessariamente legata all'efficienza meccanica di cui godono i motori digitali Roger Technology. E tutto questo non sarebbe possibile, così come lo abbiamo realizzato oggi, senza l'unione di questi know-how. Tecnicamente, comandare un motore asincrono è molto semplice. Si tratta di un'informazione di circuito aperto-chiuso, quindi basta avere un'alimentazione di corrente per far passare le informazioni e far azionare il motore. Siamo nel mondo analogico. L'abilità della tecnologia degli impianti con motore digitali prodotti da Roger Technology è stata instaurare un dialogo continuativo tra il motore e la centrale di comando. In un impianto tipo, il sistema nervoso sono le nostre centrali, le quali mandano informazioni continuamente al cervello, cioè al microprocessore DSP, che elaborerà questi dati in tempo reale. L'unione tra potenza di calcolo e prestazioni del software installato sono il connubio perfetto per ottenere tutte quelle specifiche di programmazione che ogni installatore può selezionare direttamente dalla centrale. Tra la gamma di centrali di comando per motori digitali ci sono diversi tipi che possiamo raggruppare in 3 modelli principali: CTRL, Edge 1, B70 1DC. Ognuna di esse è settata anche nelle rispettive varianti per specifica automazione. E di conseguenza per ogni automazione ci sono funzionalità differenti con lo scopo di ottenere il massimo dall'algoritmo di programmazione. Immagina le necessità di cui hai bisogno nell'installare un'automazione con motore interrato, magari con ante di diversa lunghezza, sul vialetto in curva di un'abitazione. In un caso simile a questo avrai necessariamente bisogno di una regolazione dell'angolo di apertura dell'anta adeguato ad una buona visuale, e anche di una programmazione di chiusura e apertura delle ante al fine di avere un movimento sincrono ed elegante. Questo è il classico esempio in cui, oltre ad utilizzare il nostro BR21, puoi settare la centrale di comando al fine di ottenere un movimento armonioso, con accelerazioni diverse tra le due ante e un rallentamento in sincrono durante la fase di chiusura. Esternamente, le centrali di comando Roger Technology sono racchiuse in un box bianco di dimensioni variabili, e ognuna di esse si presenta con un display a 4 cifre. Sulla scheda trovi tutti i componenti idonei ad una comunicazione in ambito digitale, primo tra tutti il microprocessore, poi gli inverter a MOSFET con controllo sinusoidale, i fusibili, i vari morsetti con comoda serigrafia stampata e tutti i collegamenti per l'esterno insieme al connettore ad innesto per radio riceventi. Il motore brushless delle nostre automazioni ha al suo interno dei magneti permanenti che inviano alla centrale di comando dei segnali. Se ci immaginassimo un motore digitale come una torta, essa sarebbe divisa in fette. Ognuna di queste fette manda degli impulsi attraverso i 3 fili di alimentazione del motore. Questi segnali arrivano alla centrale di comando e vengono interpretati velocemente dal potente algoritmo, con l'aiuto del microprocessore, il quale riesce a determinare la posizione del rotore e quindi dell'automazione stessa. Da qui puoi comprendere come la reazione al rilevamento dell'ostacolo possa avere una sensibilità massima
o minima, a seconda del parametro che imposti sulla centrale. Ecco perché il famoso test dell'uovo fatto sulle barriere bionic è reale. Quando viene superata la soglia di sensibilità impostata per il rilevamento dell'ostacolo, si innescano una serie di informazioni che viaggiano velocissime tra tutti i componenti dell'automazione, mantenendo integro l'uovo. Lo scambio di dati continuo ci consente di gestire tantissime funzioni oltre al rilevamento dell'ostacolo. Per esempio, abbiamo l'abilità di impostare un rallentamento in fase di chiusura dell'anta dopo una corsa molto veloce, oppure al contrario, un rallentamento in fase di apertura per avere un'accelerazione per il resto della sua corsa. L'interfaccia digitale è molto semplice da utilizzare. Infatti, tutte le centrali di comando sono configurabili e programmabili attraverso il display a 4 cifre di cui parlavamo prima. Qui i primi 2 numeri sono comandabili dai tasti su e giù, che ti consentono di individuare il parametro da personalizzare, e i secondi 2 tasti più e meno, per assegnare il valore che desideri a quel parametro. Trovi anche il tasto programmazione, per memorizzare la soluzione definitiva dei parametri impostati, oppure il tasto test, per monitorare la funzione richiesta prima di confermarla. Facciamo qualche esempio di test. Quando sul display in funzione test appaiono le cifre 00, vuol dire che tutto è impostato correttamente. Mentre se dovesse apparire il numero 27, sai che il morsetto di stop non è collegato correttamente. Oppure, se appare il numero 23, dovrai controllare il collegamento della prima fotocellula. O ancora, se il 25, sai che si tratta dei bordi sensibili da controllare, eccetera. Ti invito a consultare sempre il materiale tecnico informativo specifico, facendo riferimento alla tipologia di centrale di comando che stai utilizzando, in relazione al modello del motore. Pensa come pochi passaggi possono personalizzare moltissimi parametri. Se come installatore ti occupi anche di manutenzione periodica dell'automazione di un condominio, puoi per esempio approfondire l'uso del parametro 87, che può monitorare il numero di ore di utilizzo da 1 a 99. Questa funzione ti farà apparire una notifica sul display della centrale al raggiungimento di una determinata quantità di ore di utilizzo e quindi della manutenzione periodica da effettuare. Queste sono solo alcune delle possibilità a disposizione grazie alla programmazione delle centrali di comando per motori digitali Roger Technology, che, come un sistema nervoso, rimane molto efficiente e in perfetta sintonia, lavorando insieme ad una meccanica inimitabile.